Da bambino il mio sogno era fare il calciatore, di finire a San Siro con la maglia dell'Inter, fare il gol decisivo e far esultare la mia curva. Poi la vita mi ha portato dall'altra parte degli spalti. Sono finito a tifare l'Inter in ogni stadio del mondo, trasferte ovunque con ogni condizione possibile. Anche se poi non sono diventato un calciatore, alla fine il mio lavoro mi ha portato all'interno di tutti gli stadi d'Italia. In ogni campo di Serie A io ci sono. Sono Alberto Marzari e oggi mi racconto per la prima volta qui a Inkside. Ho 31 anni, sono nato a Trieste, città che porto nel mio cuore e sulla mia pelle. Poi ho vissuto a Brescia e a Milano. Da 7 anni vivo a Roma, lavoro ad Eternal City Tattoo, lo studio che si trova nel cuore di Roma, e posso affermare con fierezza che è uno dei più importanti e più grandi in Europa. Siamo 18, ci sono 4 proprietari che mi hanno tra le altre cose insegnato tutto e sono qui da sempre, come un calciatore che ha indossato solo una maglia in carriera. Possiamo fare questo bel paragone. Lo stile che io tatuo è il microrealismo, quindi rimanendo più fedeli possibile alla realtà e alla reference, la fotografia reale, in dimensioni piccole. Può essere la riproduzione di oggetti, di fotografie, di animali, di persone, di ricordi. Esempio banale: perché hai tatuato un ovetto Kinder? Chi è lo stupido che se l'è fatto il barattolo di Nutella? Perché dietro quel barattolo fisico c'è la nonna che gli regalava sempre il barattolo di Nutella e quindi lui porta sulla sua pelle, nel suo cuore, per sempre la sua nonna, e quindi dal misero semplice oggetto traspare l'emozione più profonda. Ricordo che quando ero bambino disegnavo divise di calciatori, mettevo grande meticolosità nel rappresentare quelle divise, quei completi di tutta la Serie A, che poi è la stessa meticolosità che metto al giorno d'oggi quando tatuo una maglietta di una squadra. Io stessa ero impressionata perché se lui doveva fare un viso di una persona, come lo faccio io disegno il rotondo e poi disegno gli occhi e il naso. Lui partiva dal naso o dall'occhio per fare un ritratto di una persona. Questo mi aveva sempre impressionato, ma aveva 5-6 anni. Gli piaceva proprio le cose minuziose e io dicevo sempre, con quelle manine delicate puntava sui particolari. Pian piano mi sono portato avanti questa passione, seppur non abbia mai seguito accademie e corsi propedeutici, poi me la sono ritrovata nella mia vita di tutti i giorni. Effettivamente non ho mai detto: questa passione del disegno la voglio coltivare. Mi ha sempre camminato a fianco. Non sapevo proprio che cosa avrei fatto nella vita, come sarebbe andata. Quando una decina d'anni fa mi sono iniziato ad appassionare ai tatuaggi e al mondo dei tatuaggi, la situazione era differente rispetto ad oggi. Molte meno persone erano tatuate, però allo stesso tempo io facevo parte di un ambiente in cui il tatuaggio era già più sdoganato. Nel mondo delle curve, degli stadi, la gente è tatuata. Forse inconsciamente è proprio lì che sono stato colpito dai tatuaggi. Il primo tatuaggio che ho mai avuto sulla mia pelle è la data di fondazione dell'Inter, 9 marzo 1908, e me l'ha tatuata Daniele Caminati, uno dei miei maestri, uno dei miei colleghi. Avevo 20 anni e a mamma l'ho fatto vedere una volta già fatto, quindi troppo tardi per ricevere un parere positivo o negativo, però l'ha accettato. Lei mi ha sempre supportato, nonostante non fossi il figlio modello, nonostante qualche sera non sono rientrato a casa, nonostante poi ho mollato gli studi per inseguire quello che era un sogno. Ho sempre creduto in lui, certo per una mamma è il massimo, credo, avere un figlio laureato. Ho sempre sperato, ma non fa niente, si vive lo stesso. È importante che essere felici, che lui sia contento, che abbia un mestiere, una professione, che possa farla sempre, per tutta la vita, perché la sua professione sono le mani. Chi l'avrebbe mai detto che poi mia madre mi avrebbe chiesto un tatuaggio? Dunque, siccome Alberto torna poche volte a casa, ci tenevo molto per averlo sempre con me,
Volevo i suoi occhi. Forse mosso dalle emozioni, forse perché appunto siamo esseri umani, in quel momento avevo fatto il mio miglior tatuaggio. E poi anni dopo ha contraccambiato il favore. Mi sono fatto tatuare da lei, che mai presa in mano, non una macchinetta, manco una matita forse. È una giornata molto molto particolare, abbiamo affrontato dei problemi, stavamo risolvendo delle cose e volevamo qualcosa che ci legasse per sempre, per questo momento. E gli ho fatto questo cuoricino, ce l'abbiamo qui. Partita piano piano per poi sbragare forte. Però è una cosa fatta col cuore proprio, è un cuore fatto col cuore. Ci sono varietà del tifo. Quella dell'amore, del tifo di un bambino la reputo la più pura rispetto a tutte le altre, dove tutto poi è amplificato e dove però tutto è anche più bello agli occhi di un bambino. Ricordo che quelli erano i primi anni in cui si parlava di calcio a scuola, si collezionavano le figurine, c'era l'album delle gomme da masticare, c'erano le biglie con i calciatori con cui ci potevi giocare in spiaggia ed era l'anno del famoso rigore di Giuliano su Ronaldo, mai dato. Ronaldo entra in aria, tocca il pallone col destro, dribbla Giuliano che lo butta letteralmente a terra. Arbitro Ceccarini non fischia, non dà rigore, fa proseguire l'azione, Gigi Simoni in campo, capovolgimento, Del Piero in area dell'Inter, West, rigore, dato, una barzelletta. Agli occhi di un bambino questo è qualcosa di pesante, insomma, si sente di tifare per il più debole, ma è per il giusto, tifo perché vinca il bene. Per quel bambino il bene era l'Inter, mi ha portato poi a innamorarmi incondizionatamente dell'Inter. Era una passione per l'Inter, ad esempio, che condivideva col suo papà. Suo papà era distante perché viveva a Trieste e quindi era un modo di comunicare comune col papà. E quindi questa passione per l'Inter io l'ho sempre sostenuta perché l'ho portata sempre a vedere le partite la domenica ed erano le nostre domeniche. Piaceva anche a me, non ero una tifosa ovviamente, ma lo sono diventata con lui. Ed è andata avanti così qualche anno, dopodiché è diventato grande, è diventato adolescente e ha chiesto di andare da solo. E da là è cominciata la sua storia anche da tifoso, di cui io so poco. So che era abbastanza impegnato. Passano non gli anni, le stagioni, perché il tifoso scandisce il tempo così. Inizio a fare le prime trasferte con i pullman, qualcuno in treno, poi con gli aerei. In quegli anni, quando avevo 19-20, la mia vita era quella, esclusivamente al seguito dell'Inter. Impegni, tutto programmato in base al calendario della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia. Non c'era trasferta che potevo saltare. La prima trasferta dove siamo conosciuti in una certa maniera era un Sassuolo-Inter, ultima di campionato. Sicuramente ci ricordiamo l'acquazzone di quella, nonostante era a fine maggio, la classica pioggia fantoziana, fu un nubifragio interminabile fino penso alla fine della partita e oltre. Posso affermare con felicità di aver accompagnato l'Inter ovunque, da Pechino a Abu Dhabi, all'Islanda, Turchia, Kazan, Azerbaijan. Bei ricordi, un bel modo anche di vedere il mondo. I tatuaggi cominciano a piacermi sempre di più e un giorno dico perché non provare? Perché non provare anche solo su me stesso? E quindi mi compro macchinette, aghi e quant'altro, tutto di seconda mano, diciamo, Yagi no, e ci provo. Faccio qualche tatuaggio su pelle finta, su pelle di maiale, su pelle sintetica e poi provo sulla mia coscia. Mi tatuo appunto un'ancora. Ricordo che appena messo lo stencil, appena fatta la prima riga, ho pulito tutto, inconsapevole del fatto che si sarebbe cancellato, ritrovandomi poi a doverla fare praticamente a mano libera. E da lì tutti gli amici dello stadio, chi più chi meno, voleva un tatuaggio mio e così piano piano ho avuto sempre più centimetri di pelle e esperienza da fare. Credo che il logo anni 80 col serpente sia il tatuaggio che io abbia fatto più spesso in tutta la mia carriera. Questo sogno andava avanti. Contemporaneamente mi sentivo con gli amici di Roma
Gemellati della Lazio, che erano anche i miei tatuatori che già mi avevano tatuato, e mi davano qualche consiglio live e mi hanno sempre detto vieni da noi a provare, a fare l'apprendistato, capisci un po', potresti imparare, sei bravo. Alla fine Roma mi è sempre piaciuta come città. Allo stadio non ci potevo andare, che ero diffidato, ho detto vabbè, proviamo qualche mese e come va. L'apprendistato nel nostro studio è abbastanza serio, nel senso che quello che noi abbiamo imparato negli anni, quello che è il sacrificio, quello che è il vivere per il tatuaggio, noi dobbiamo fartelo capire in qualche modo e devi comprendere come si pulisce uno studio, come si accoglie un cliente, come si fa una composizione, come si struttura un disegno, come si fa una campitura, come si fa una linea, come si fa una sfumatura. I tuoi primi lavori li inizi a fare dopo un annetto che sei presente nello studio e che fai vedere che tu, a prescindere, i sacrifici li fai anche se non tatui. Lui si è fatto 4-5 annetti nel totale che sta con noi, di cui 1 anno e mezzo, 2 di apprendistato, con i primi appuntamentini passati dopo 1 anno e mezzo. Non è stata facile, ma non è nemmeno stata brutta, è stata una bellissima gavetta fatta con gli amici che poi sono diventati maestri e oggi sono colleghi. Da che lui si era posto l'obiettivo di diventare tatuatore, di prendere questo percorso con serenità, magari anche come gioco, e io ho visto completamente una trasformazione in lui, perché poi è diventato il suo stile di vita in tutto e per tutto, quindi si è dedicato totalmente all'ambiente, allo studio, al suo percorso di crescita a livello di disegno, di composizione, di tecnica, e da che lo vedevi che prima pensava molto a uscire, a diciamo le solite cose da ragazzo, no? La testa spensierata, in realtà poi si è buttato a capofitto nel mondo del tatuaggio e da lì ho visto passi da gigante. I primi soggetti che tatuavo erano una rivisitazione dello stile traditional, che poi rivisitazione, insomma, vedendoli adesso, nemmeno traditional si possono definire. E di tanto in tanto mi trovavo a tatuare qualcosa in stile un po' più realistico, anche se il massimo del tatuaggio per me in quegli anni era il new traditional, a cui poi non mi ci sono mai nemmeno avvicinato. Era il 2014 e i lavori che facevo li postavo soprattutto su Facebook ed erano i primi anni di Instagram, eppure lì notavo che il tatuaggio a tema calcistico aveva più successo rispetto alla mia foto che sorrido, che faccio lo stupido. Piano piano, per poi come si è evoluto il mondo dei social network, ho iniziato ad abbandonare la piattaforma di Facebook, se non postando sulla mia pagina ufficiale. Avevo migrato poi su Instagram, dove poi andavo a postare praticamente solo tatuaggi, cercando di porre maggiore attenzione sul focus proprio del dettaglio della foto, il video carino, la foto dello stencil, insomma cercando di raggiungere un grado più alto di professionalità. Profilo normalissimo, da tatuatore forse alle prime armi, anzi sicuramente a vederlo adesso, fin quando non arriva la svolta. Un amico mi chiede: che fai stasera? Vuoi venire a cena? Siamo io e Jake, il cantante dei Club Dogo. E io manco ascolto il rap, però mi fa piacere, un amico a Roma col suo amico cantante, ci vado. E lì Jake mi chiede di tatuarlo. Voleva una scarpa. Una Jordan 6 Infrared, che è questa qua che ho addosso, in stile realistico. Faceva tatuaggi di ogni tipo. Io mi sono accorto che però aveva un forte talento nel realistico, per cui quando è toccato a me, gli ho chiesto di tatuarmi, ho pensato di farmi fare una cosa realistica. Io gli dico subito di sì, certo, non vedo l'ora di tatuarti.
però cerco di portarlo su un altro stile. Mi sarebbe piaciuto fargliela neo-traditional, mettendoci un colore a contrasto, mettendoci una foglia, un fiorellino. No, la voglio realistica. Tu sei bravo a fare realistico. Allora io mi sono accorto che lui ce la poteva fare perché ho visto un tatuaggio che lui aveva tatuato un drago verde, che è la tipica fontana milanese, ed era perfetta, per cui ho detto lui ce la fa, perché non ce la deve fare? Tatuaggio della Jordan 6 infrared nera, con qualche dettaglio rosso, bianco, però fondamentalmente nera. Come lo faccio? Mi ci sono scervellato sia nei giorni prima che lì per lì, quindi ci ho messo un botto, però sono riuscito poi a tirar fuori il volume, a creare i contrasti, a usare il grigio anziché solo il nero, e la scarpa poi sembrava vera. Incredibile, cioè sembrava vera, sembrava che me l'avessero messa lì appoggiata sulla caviglia. E poi ovviamente mi è venuto naturale di postarla su Instagram, perché era bellissima e perché comunque diciamo che non aveva una grande risonanza social, per cui l'ho postata su Instagram e l'ho taggata. E lì il boom del mio profilo Instagram, il boom delle richieste in stile realistico. Una volta non c'era ancora il tatuatore artista, no? Erano pochissimi quelli che andavi e dicevi guarda voglio questo tatuaggio, come lo fai tu, te lo disegnavano apposta e te lo facevano, erano davvero pochi. Ora è cambiato tutto, cioè i tatuatori sono le nuove rockstar. La gente voleva da me quella roba là, il tatuaggio fatto in quello stile là, nello stile realistico. Io poi ho preso a pubblicare solo tatuaggi in stile realistico, micro realistico. Di scarpe ne avrò fatte a centinaia, tanto che è nato l'Alberto Marzari Sneakers Club. Lavorare su qualcosa che a lui piaceva, come il tatuaggio, rapportandoti sempre a quello che era la sua storica clientela inerente al mondo del calcio, al mondo delle gradinate, e incrementando con il discorso delle sneakers, credo che ha fatto sì che il tutto venisse più naturale, più semplice possibile. Mi inizio a specializzare nello stile microrealistico e questo mi porta letteralmente altrove. Comincio a fare le prime convention. La prima convention che ho fatto è stata a Francoforte e piano piano mi si è aperto anche questo mondo. Ed ecco che arriva una seconda svolta. Convention di Cagliari. Tatuo Davide Arras, giovane primavera del Cagliari, cresciuto nella Juve, insomma era il primo calciatore che veniva sotto i miei ferri. All'inizio si doveva fare una banda tribale, poi per fortuna sono riuscito a convincerlo e a fargli un veliero. Questo veliero è piaciuto ai compagni più grandi della prima squadra che mi hanno contattato. Quindi ricontrollo il cellulare, messaggio da Fabio Pisacane, super contento. Alberto, ho visto il tatuaggio che hai fatto a Arras, mi piacerebbe tatuarmi con te. E quindi organizziamo questo tour a Cagliari. Man mano li ho tatuati un po' tutti. De Sena era il capitano in quel periodo e veniva da un lungo infortunio per la frattura di tibia e perone e ha deciso di tatuarsi lo stemma della squadra, cosa comunque insolita per un calciatore che nemmeno era tifoso di quella squadra. Il tatuaggio importante, dal significato grosso, poi ci hanno fatto pure gli articoli di giornale, perché quel tatuaggio ha portato fortuna. De Sena rientra in campo e fa doppietta, cosa pure inusuale per un centrocampista, quindi tatuaggio fortunato. E poi ho tatuato João Pedro, il numero 10. Il primo tatuaggio che gli ho fatto è stata una sneaker, una Jordan, perché anche lui aveva visto i tatuaggi microrealistici sul mio profilo Instagram. Altra colonna di quel Cagliari era Nicolò Barella, che è finito all'Inter e abbiamo un bellissimo rapporto. L'ho tatuato la prima volta appunto a Cagliari, gli ho fatto il suo cane LeBron e poi l'ho ritatuato una notte dopo un derby a Milano a casa sua e gli ho fatto un tatuaggio per la seconda figlia. Tatuare quelle persone che ho sempre sentito sulla telecronaca e ho sempre visto in TV, in qualche modo comunque ti segna, insomma, un'emozione forte, per non parlare poi di quando a chiamarti è qualcuno dell'Inter, di quando devi tatuare Candreva o Politano o lo stesso Barella che dal Cagliari passa all'Inter diventando poi una colonna portante dell'Inter.
questo ti tocca. Di calciatori ne tatuo tanti, sempre di più, finché non arriva il campione del mondo, bandiera della Roma, simbolo di mezza città calcistica, Daniele De Rossi. In una città che vive di calcio come Roma, tatuare quello che è un simbolo per mezza città e rispettato rivale per l'altra mezza, sicuramente una soddisfazione immensa. Crescendo e affinando sempre di più lo stile, specializzandomi sempre di più nel microrealismo, comincio a viaggiare. Vengo accettato e chiamato dalle convention più importanti del mondo grazie ai lavori che ho fatto e così possono essere visti. Faccio la convention di Los Angeles, di New York, e le guest a Miami da Equilatera e da Bang Bang a New York, che sono degli studi importantissimi a livello mondiale. Forse il più importante del mondo è Bang Bang. Sono studi dove si tatua principalmente microrealismo ed è lì che ho avuto modo di migliorarmi, oltre a farmi conoscere, anche di conoscere altri artisti, altri fenomeni del mondo del tatuaggio e di posizionarmi sempre più in alto. Tatuare una scarpa ad una persona che viene apposta da Los Angeles a farsela, che prende un volo e si fa tutta l'America per farsi un tatuaggio da me, è una soddisfazione immensa. Ed è qui che insomma capisco che qualcosa di buono ho fatto. In questi anni ho capito l'importanza del social network, che se usato nella maniera corretta e appropriata ti porta a un valore aggiunto. Cioè i tatuaggi fatti da me vengono visti anche dall'altra parte del mondo e sono conosciuto per ciò che faccio, per ciò che effettivamente faccio vedere. Mi concentro sul fare la foto con la luce giusta, sul fare il video e perderci un secondo in più. Pure quello fa parte del mio lavoro, perché se io faccio il tatuaggio perfetto e poi lo vede solo il cliente e tutti i suoi amici, mi gioco un'importante fetta di visibilità, ed è un peccato, perché se una cosa la fai bene è meglio se la fai vedere a tante persone, anche perché stiamo parlando di lavoro. E grazie alla connection dei social network, che oltre a essere resident qui allo studio di Roma, sono guest fisso a Milano, a Padova, in varie città d'Europa e a New York. Io lo vedevo laureato, ingegnere, magari dietro una scrivania. Adesso non era quella la sua strada. Anche se io ho tante paure che magari la gente smetta di tatuarsi, che passi la moda, quella è la sua strada, perché se non lo farà in Italia, lo farà in America, lo farà da qualche altra parte del mondo. I tatuaggi sono sempre esistiti e quindi quella è la sua strada. Se l'è trovata da solo, è stato bravo, sicuramente bravo. Io voglio creare una connessione col cliente importante. Il rapporto deve essere intimo tra me e lui, poiché gli sto facendo una cosa che non se ne andrà mai più. Tra gli aneddoti più speciali, un giorno ho tatuato quello che agli occhi di tutti i tifosi dell'Inter è il gol iconicamente più importante e stilisticamente più bello, cioè la semirovesciata di Djorkaeff contro la Roma del gennaio 97. Qualche tempo dopo, un cliente che aveva visto la foto di quel tatuaggio si presenta a studio con un regalo pazzesco. Mi porta il pallone con cui Djorkaeff fece quel gol. E come se non bastasse, il pallone firmato da tutti i giocatori che hanno giocato quella partita. Se una persona arriva a farmi un regalo così prezioso, così importante, è perché effettivamente forse si crea un'alchimia, una sinergia tra tatuatore e cliente, tra due persone, veramente importante. Cioè io ti sto lasciando un segno sul tuo corpo per sempre. Il calcio mi ha accompagnato dal primo giorno fino ad oggi dove sono arrivato. Dal bambino che sognava di diventare calciatore e ci ha provato in tutti i modi, su ogni tipo di campo,
a poi il tifoso che sono diventato e ho seguito l'Inter in ogni dove, ho visto ogni tipo di partita in ogni punto del mondo ed ho continuato a giocare a pallone. Oggi il mio lavoro mi porta a tatuare i tifosi e poi i calciatori. Quindi nella felice favola che poi è la mia vita, posso dire che il mio migliore amico qui presente mi ha sempre rotolato a fianco o tra i piedi. Lo svegliarmi oggi a 31 anni e dover andare a tatuare al mattino lo paragono al bambino che si sveglia al mattino e deve andare a giocare a pallone. È la realizzazione del sogno. Grazie a Inksight per avermi permesso di mostrarmi per ciò che sono. E ricordatevi, amala, pazza intera mala, è una gioia infinita che dura una vita, pazza intera mala.